Prima cosa ci serve una bella pentola di acqua bollente, bella comoda, grande, bollire bolle, ci mettiamo un po' di sale, non troppo perché a salare si fa sempre in tempo, e 300 grammi di conchiglioni, quelli grossi, da riempire con della roba buonissima. Dentro giriamoli subito, è meglio partire subito con la cottura dei conchiglioni se vogliamo riempirli, perché dopo bisogna lasciargli il tempo di intiepidirsi un po', devono essere al dente, insomma una volta che sono cotti poi non scappano più. Siccome a me non piace sporcare 50 pentole e per fare questa ricetta ci sono magari 50.000 passaggi, io me la sono studiata per fare un passaggio, una pentola, così lavoro meno. I conchiglioni li voglio riempire con una ricetta a base di verdure, vegetariana, però darò anche tutte le varianti per i carnivori, eccetera eccetera. Cominciamo con un po' di olio d'oliva e ci mettiamo dentro la verdura, quella che volete. Quindi base, un po' di olio, appena appena, e una cipolla. Va bene anche i porri se vi piacciono, se volete potete metterci anche l'aglio se vi piace, o il peperoncino, io evito solo cipolla. Il protagonista del nostro conchiglione ripieno è il broccoletto, però se non volete farlo col broccoletto va bene i cuori di carciofo, le punte di asparagio, gli spinaci, metteteci dentro la verdura che preferite, un bel misto di verdure che è ancora meglio. Il broccoletto gli staccate tutti i rametti, tutti i broccolettini, il gambo non buttatelo, lo pelate perché utilizziamo anche lui, che è buonissimo tra l'altro. Nel frattempo il conchiglione è pronto, cottura al dente normale, quindi cerchiamo di tirargli via l'acqua e lo tiriamo fuori. Non mettetelo nell'acqua fredda perché vi va avanti lo stesso di cottura, l'importante è scolarlo anche se è caldo e che resti senza acqua. Un goccino di olio, lo lasciamo qua 10 minuti e sono a posto. Tagliamo a cubetti, questo qui è il gambo, tenerissimo il gambo, e il resto del broccoletto gli tiriamo via la parte iniziale e vedete si apre da solo. Ma non tritato, La cipolla e la carota sono rosolate un pochino, adesso ci mettiamo dentro i broccoli. Ci mettiamo un po' di sale, sempre senza esagerare, e un po' di pepe. Col pepe esageriamo, no faccio io perché piace a me. Però vedete voi quello che vi piace. Una mischiatina, fuoco medio, coperchio, che l'ho perso, dov'è il coperchio? Coperchio. Vado? Si è già collegato. Oggi. Coperchio, lasciamo andare piano piano 10 minuti. Dobbiamo approfondire il discorso della cottura della pasta, perché di solito si cuoce la pasta, la si butta nell'acqua fredda, solo che se la lasciate troppo nell'acqua fredda, dopo quando la prendete in mano per riempirla vi si spacca, poi perde il sapore, insieme con l'acqua fredda buttate via anche il sapore del grano. Magari andate a comprare una bella pasta, questa è una pasta normalissima, la De Cecco, è buona. Però così conserva l'amido, resta più saporita e lo sentite dopo quando la mangiate. Allora, adesso prepariamo del latte, mezzo litro di latte, va bene il latte di mucca, latte d'avena, latte di canguro, latte di quello che volete, va bene la soia, latte. Facciamo la besciamella in cottura, così ci risparmiamo di sporcare non una ma 2 pentole. Mezzo litro di latte, ci aggiungo 45 grammi di amido oppure di farina, quello che volete, qualsiasi cosa addensi, meno la fecola. E lo giro, magari invece la garrafa usate una ciotola più comoda, che io come al solito uso sta cosa qua. Ripeto, 45 grammi di maizena oppure di farina 0, 00 o la 1 meglio ancora. Il latte freddo, altrimenti vi fa i grumi. Freddo, se è freddo non vi farà mai i grumi. Posto. Vediamo un po' come sta andando la verdura. È ancora troppo cruda. Quindi cosa faccio? Gli metto dentro proprio un cucchiaio di acqua o 2, non di più, l'acqua della pasta, ce l'abbiamo qui bella comoda di fianco, una mischiatina, coperchio e lasciamo andare avanti ancora 5 minuti.
Quando si cucinano le verdure per questi ripieni, per le crespelle, per i cannelloni, per i maccheroni ripieni, i conchiglioni eccetera, tenete conto che adesso si fa altri 10 minuti di cottura con la besciamella, poi dopo si andrà a fare un'altra mezz'ora di forno, quindi non devono essere troppo cotte, altrimenti dopo sa di minestrone, perciò le verdure belle al dente. Quindi mi prendo il mio bel mezzo litro di latte che c'è dentro la maizena, mischiatina finale e butto dentro, deciso, dentro nella pentola. Cucchiaio. Ecco. Vedete che bei colori la verdura fresca? Ecco, nel frattempo adesso bisogna mischiare un pochino perché il latte appena si riscalda si addensa. Quando vedete che inizia a bollire, guardate, vedete che si addensa, sembra una magia. Ecco, andiamo avanti a cuocerla per un minutino e la togliamo dal fornello. Guardate che bella che è. Via dal fornello e andiamo avanti a girare ancora 30 secondi. Adesso prendiamo un pochino della nostra besciamella condita a base di verdure, magari se capita qualche bel broccoletto così teniamolo nella pentola e la mettiamo nel fondo della teglia dove dopo andremo a mettere i nostri conchiglioni. Allora, adesso abbiamo la pirofila con sotto la base per appoggiarci i conchiglioni pronti, abbiamo i nostri conchiglioni pronti da riempire e il ripieno lo dobbiamo invece completare, visto che abbiamo sporcato solo una pentola, Vai! Adesso dentro qua ci metto 250 g di ricotta, se non volete usare la ricotta usate delle patate cotte schiacciate e la mischiamo. Chi vuole aggiungere prosciutto cotto a cubetti, pancetta affumicata, salsiccia, salamelle, pasta di salame, gamberetti qui ci stanno crudi, ci stanno meraviglia, adesso il momento è buono per metterli, li mettete dentro insieme agli altri ingredienti, io ci metto una bella dose di pinoli e mischio. Un po' di formaggio, grana, pecorino, parmigiano, gruviera, quello che vi piace. Aggiusto un pochino di sale perché l'ho assaggiato, ne mancava un pochino e ci metto un bel ovetto di gallina straniera. L'uovo aiuta, però se volete non metterlo non lo mettete. E adesso l'impasto è un pochino morbido, un pochino liquido. Noi per aggiustare questa densità usiamo il pane grattato. Noi con il pane praticamente andiamo ad aggiustare tutto, quindi lo mettiamo per ultimo. Faccio notare il colore dei broccoli e delle carote che ci sono dentro, che sono ancora bellissimi. Questa densità va bene, non esagerate col pane perché il pane dopo un po' ve lo asciuga. Adesso con un cucchiaio non troppo grande prendiamo i nostri maccheroni, conchiglioni, fusilloni, quello che avete scelto, mezze manicone e mettiamo dentro un bel broccoletto per ogni maccherone. Lo riempiamo bene, ma bello pieno, e li mettiamo nella nostra pirofila. Ecco qua, pezzettino di broccoletto un po' grosso, un pochino di ripieno, bello pieno, via. Se poi trovate dei conchiglioni ancora più grosso, tanto meglio. Una volta riempito il primo strato di conchiglioni, andiamo avanti, andiamo avanti a oltranza, finché c'è ripieno, faccio 2 bei strati. Intanto che siamo qui a giocare con i conchiglioni, io ho già acceso il forno a 200 gradi, anzi ho messo dentro anche 2 peperoni con la pelle da arrostirsi, così faccio anche un po' di contorni. Ho fatto 2 strati di conchiglie ripiene, adesso qui sopra non ci mettiamo la besciamella perché altrimenti facciamo una tomba, ma pazzone, ma mettiamo solo un po' di formaggio grattugiato a scaglie come volete, senza esagerare, un pochino, se volete metterci qualche fiocco di mozzarella mettetelo. E lo mettiamo in forno, 200 gradi per circa 20 minuti, 20-25 minuti. Aspetta. Che roba. Ma che belli. Si staccano una meraviglia. Uno profumino incredibile, broccoli, formaggio. Buono.